Buongiorno ragazzi e bentrovati. Oggi siamo qui a Concesio, provincia di Brescia, per visitare un nostro amico Francesco, consociato dell'Associazione Italiana Betta, che oggi vi faremo vedere cosa ci regalerà. Francesco, ciao Fra! Come potete vedere, appena siamo arrivati siamo subito andati dritti nella sua fish room e ci ha fatto vedere le sue bettiere, i suoi esemplari maschi che sono degli incroci fra varie tipologie come questo Half Moon Crown Tail, spettacolare. I maschi ci fa vedere sono abbastanza su con gli anni, hanno quasi 2 anni, però pieni di vitalità e di colori. Vedete come è iperattivo questo pesciolino, uno spettacolo per gli occhi. Da notare anche la bellezza delle sue bettiere, vedete la pulizia quasi maniacale, le piante belle verdi, acqua pulitissima, zero alghe, uno spettacolo. Come questa sua bellissima vasca con delle femmine di Mahachayensis, guardate, spettacolari, uno più bello dell'altro, in un acquario iperpiantumato, pieno di nascondigli, piena anche di vegetazione. L'ideale per questa tipologia di razza wild, sono pesci molto molto belli, molto attivi, in salute. Basta vedere anche le sue colorazioni, sono spettacolari. Vedete anche le piante come sono belle, pieni di colori, non c'è nessuna marcescenza, niente di niente. She moves like a map with no borders, a whisper caught in the wind. I see her boots at the corner cafe, with a notebook and a grin. She's chasing skies I've never named, while I stay in my lane. But something in the way she moves keeps pulling at. Ed ora visitiamo i suoi betta show, sono dei veil tail spettacolari, vedete la bellezza dei colori della livrea, vedete come sono attivi, molto molto belli. Ha 4 esemplari nella bettiera, di cui 2 maschi e 2 femmine, che poi dopo vi faremo vedere la loro prima riproduzione. Guardateli, uno spettacolo, colori accesissimi, per niente spenti, pesci pieni di vitalità, veramente. È stato uno spettacolo osservarli dal vicino e naturalmente anche vederli adesso a video è qualcosa di incredibile. E a breve vi faremo vedere qualche minuto in cui Francesco si perde via con la mia compagna Aurora a spiegargli un po' di cose per quanto riguarda le sue vasche. Sì, li metterò qua. Quando avranno 6-7 mesi mi prenderò i maschi che mi interessano e li separerò. Quando ci mettono a crescere così? Ciao, ci vorrà un anno. Un annetto. Calcola che questo qua avrà, è andato avrà 5-6 mesi. Questo è cresciuto da me, però questo insieme alle femmine qua, perché qua c'è dentro le 2 femmine macensis, c'è dentro la mamma di questo e ci sono dentro le sorelle di questo. Questa qua è la mamma di colori. E questi qua sono nati da soli e io ero in trasferta, avevo dentro la coppia nella vasca, l'ho fatto apposta, no? L'ho messi, cioè, io in teoria volevo allevarli in colonia, si dice, li metti in una bella vasca grande con le piante, tu metti dentro la coppia e loro si arrangiano, ogni mese si riproducono. Dopo in inverno però devi dargli un po' di stagionalità alla vasca, perché sennò questi qua vanno avanti come ricci, una volta al mese questi qua vanno. Dopo, e siccome che io non c'ero neanche, praticamente, allora calcola che tu immaginati di prendere dei pesci qua e metterli qua dentro, non sai neanche che avere. No. Quindi c'è una selezione naturale e rimangono quelli più forti, no? E più furbi. Dopo man mano che si riproducono, calcola che infatti qua se noterai ce n'è dentro qualcuno un po' più piccolo perché sono nati un mese dopo, capito? Quindi è tutta una roba del genere. Dopo quando si crea il gruppo, che la vasca diciamo che è piena, mettiamola così, per istinto
predatorio. Vedi che questo è più piccolo di Sì, questi, sì. non sono fratelli. Istinto predatorio, cosa succede? Gli avanotti, non i genitori, perché i genitori non predano gli avanotti, ma sono gli avanotti, quelli cresciuti, che predano i fratelli, perché dicono aspetta, io mangio te perché se no, o meglio te che me, capito? E quindi si crea dentro il suo gruppo stabile, però devi dargli una vasca con tante piante, poi abbastanza grande, dopo si regolano loro, hai capito? Però... Sì, si crea una sorta di ecosistema Sì, esatto. in cui con calma, col tempo, si autogestisce da Esatto. solo. Diventa E secondo me sono gli acquari migliori, Sì, perché sì, viaggiano no. proprio da soli. Ma sono Hanno... anche meno stressanti da gestire. Ma certo, si fa. No. Gli ecosistemi, la cosa più bella è proprio che sono a bassissima manutenzione. Esatto. Cioè puoi fare anche a bassissimo costo, cioè Esatto. devi stare attenti forse all'inizio appena come è giusto per tutti gli acquari, per vedere magari vanno in blocco le piante, ok? Ma se no vanno da Sì, soli. come tutti, esatto. Come quasi i miei tutti, come quasi tutte che ho a casa, viaggiano da soli. Questi qua perché sono tanti, perché questi qua io li ho accoppiati come questi, separatamente, perché volevo più... Allora io in teoria, io ho sempre avuto il cruccio, cioè da quando ho il betto ho sempre avuto il cruccio di allevare i betta show, perché a me piacciono i betta show. Però non potevo per il discorso lavoro, all'inizio pensavo di non poter. Allora cosa ho fatto? Un po' con l'associazione chiedendo così, mi ha detto potresti provare con gli imbellis, perché io avevo già un maschio che avevo preso al pet l'anno scorso, ti fai su una bella vasca e fanno tutto loro, Sì. hai capito? Siccome che gli imbellis e i macciaiensi sono quelli che si avvicinano di più ai beta show, perché sono belli, sono colorati, hanno delle belle forme, non sono pesci come i cianna piuttosto che, capito, che devono piacerti. Dopo pian piano ho capito che comunque era fattibile anche il fatto, certo non è che devi avere 200 pesci, No, certo. perché sennò prima o poi qualcosa devi togliere, prima o poi... Sì. Anche perché poi i beta sono bastardi, Io ho detto nelle femmine, dopo un anno ho tolto il maschio, senza neanche sapere che c'era dentro, capito? Perché se tu li tieni tutti assieme, loro tendono a stare, essendo meno aggressivi, meno territoriali. Sì, poi c'è delle... Dopo, finché è arrivata la bella stagione, e si vede che è arrivato il caldo, allora lì è scoppiato fuori e ho detto, cazzo, ma questo è un maschio. Eh sì, che poi lo vedi che Ma c'è anche i i suoi gamberetti. Sì, sì. C'è le caredine, tutto lì, le avevo anche qua, nel mettere le femmine dei Macaiensis. Sì, perché se tieni quelle colorate, loro vedono il colore, vrum. Sì, ciao. Se tieni le japonica non stanno lontane perché le japonica diventano grosse. C'ho 3 japoniche, una è grossa come le betta, cioè enorme diventata. Cioè, no, ma... però anche io arrivano un po' tutti. Ah sì, Ma guarda, adesso anche prima i persici che ho preso, che erano presi dal lago, che avevamo preso tutto, adesso che non vedono, boom, si fiondano avanti. Oh, ma Sì, mica se non stai venuti tanto non c'è la mano, il dito, che si mettono lì con un modo aggressivo. Il persico, no, ma non è il persico solo hai preso? O il sì, persico normale? No, Cioè il solo. pesce solo praticamente. Sì. E devo dirti che anche se ma è una bellissima livrea. Ma Bel ciao, colore. di sicuro. Spettacolare. Adesso che quello più piccolino che sta crescendo, pensavamo che fosse una femmina, invece è un cazzo di maschio. Poi ho detto al ragazzo, ascoltami, adesso allestiamo il 200 litri, fatto bello, in stile fiume tutto, ne mettiamo altri 4-3-4, almeno sono in più, non si ammazzano fra di loro. Perché sono aggressivi? Minchia. Davvero? Fra di loro, sì, iper territoriali. Quello più grosso deve dominare sugli altri. Ma che penso? Che belli. Niente, non si ferma. Vediamo se riesco a zoomare. Magari di qua li vedi un po' di più, che c'è un po' più indiano, lì sul fondo. Sì, qualcosina si vede. Dopo è difficile anche zoomare perché non ti mette in cose. No, questo qua dopo un po' del programma ti mette a fuoco, bisogna Sì. un attimo avere con calma. Ma come ci sono? Beh, guarda, i miei li vedo perché sono iperattivi e sono scuri. Quindi, Ok. no, quelli per fortuna riesco a vederli. Ma perché non stanno fermi un secondo? Questo è arrivato terzo.
Ma è bello, ne? Adesso si è scurito un po' il muso. Ma è spettacolare lo stesso, a mio avviso. Sì, no, è bellissimo. Beh, come quando Vincenzo mi ha dato il su, mi fa, tieni, può essere bruttino, ma è diventato bellissimo quello azzurro. Ma sì, dopo... No, ma io ho visto quando va in parata. È una gioia per gli occhi, come queste bellissime bettine. E qualcuna di loro è venuta a casa con noi, come potete vedere sono delle betta koi femmine, ma sono di una bellezza e delle colorazioni a dir poco spettacolari, uno più bello dell'altro. In questo acquario naturalmente è un classico aquarium che vengono chiamate sorority, in cui le betta femmine sono in un bel gruppo, sono una decina più o meno, se non ricordo male. 6 verranno a casa con noi e le altre 4 giustamente andranno con altre persone. Naturalmente adesso vediamo Francesco che si adopera a suddividere ogni piccola, infatti come vedete sta dividendo per sacchettino senza troppo stress. Infatti durante il viaggio è andato tutto molto molto bene, tutto tranquillo. Infatti le bettine poi quando sono arrivate a casa erano belle, già colorate, iperattive. Uno spettacolo, ragazzi, davvero. E tra una balla e l'altra finalmente siamo arrivati alla fine del nostro pomeriggio insieme a Francesco. Siamo qua dalle 4, sono quasi le 8 praticamente. Ci siamo persi in chiacchiere, naturalmente con le sue vasche di Betta Show, di Betta Wild. Naturalmente abbiamo visto anche le bettine che torneranno a casa con noi. E prima di salutarlo ci fa vedere la pappa di Napoli per i piccoli. Di Veltei Multicolor, Betta Show. Napoli di Artemio chiusi stamattina, freschi. A quanto ha letto? Ricchi di proteine, Boh. che fanno un sacco di bene. Ah, ma infatti non riesco neanche. No, aspetta che forse riesco a beccarli. Sì, si vedono. Ma che figata. Adesso vediamo se riusciamo a filmarli mentre che cominciano a uscire. Guarda. Ma come nuotano i Napoli? Guarda che cacciano. Si vedono, sono piccini, infatti non riesce a mettere a fuoco bene. Si vedono. Prova a zoomare. No, ok, ho messo a fuoco adesso. Ma non è così che si vede bene. Ma come si vede bene? Come cacciano via? Aspetta. Guarda, Francesco in fase Sherlock Holmes che guarda i suoi pesciolini. Naturalmente ringraziamo Francesco per le pescioline, anche per una radice che ci ha dato per il nostro nuovo progetto. Grazie per essere stati con noi, anzi noi dobbiamo ringraziare te per questo bellissimo pomeriggio con tutte le sue bellissime vasche. Seguitelo sui social, il link lo ve lo mettiamo qua sotto nella sua pagina Instagram, Facebook, perché veramente i suoi contenuti sono fantastici. Quindi niente ragazzi, con oggi abbiamo ultimato questo tour a casa di Francesco. Naturalmente seguiranno altri video, aggiornamenti per vedere come cresciamo i suoi pesciolini, sperando che li facciamo arrivare alla vecchiaia. Esatto. Ci impegneremo per questo. Esatto. Naturalmente filmeremo il loro habitat, le riproduzioni, come nascerà il tutto. Grazie per essere stati con noi, mettete un like, seguiteci, commentate. Tutto questo ci aiuterà a crescere come pagina. Grazie per essere stati con noi, ragazzi, al prossimo video. Ciao a tutti. Ciao.